Maddalena, anche tu qui? E dove dovrei stare? Sai bene quanto mi piace venire qui. Piaceva anche a lui. Spesso veniva qui a Getsemani per pregare. Curioso, non credi? Ogni volta che non predicava lo trovavi a pregare. La preghiera era per lui più del pane, era come respiro. Senza pane puoi anche resistere per un po', ma senza respiro. La preghiera era la sua vita. Una volta io non sapevo pregare. Le preghiere non erano per me altro che monologhi assurdi, ipocriti, recite senza alcun significato. Non avevo tempo per fermarmi ad inchinarmi davanti all'Onnipotente. Il divertimento era al centro della mia vita, era tutto nella mia vita. Volevo essere ammirata da tutti, ma a pensarci bene non c'era niente per cui ammirarmi. Contavano solo gli abiti colorati e la bigiotteria luccicante. Insomma, una presenza sempre seducente. Dal mio punto di vista, questi erano armi potenti per arrivare a tutti quelli che contavano qualcosa. E quelli deboli mi facevano pena. Mi chiedevo che importanza avesse la loro esistenza. Con loro non andavo mica sul sottile. Senza pietà gli facevo notare l'inutilità della loro vita. Ti ricordi quando Ben Giuda, che è il vicino dei genitori del tuo marito, Cleofa, allontanò da casa sua la sua moglie, Esther? Sì, me lo ricordo. Questa storia era molto diffusa. Lo fece seguendo un mio consiglio. Mm? Allora avrei fatto di tutto per essere al centro dell'attenzione e l'ho fatto svendendo il mio corpo. Mi interessavano tutti. Così è cominciato il via vai di uomini diversi, sempre diversi. Ma non mi bastava, oh no. Mi divertivo a sconvolgere le vite di quelli che sembravano fedeli, forti. Con qualcuno mi era andata male, ma allora mi sfogavo con tanti altri senza pensare. E così ho calpestato ciò che rimaneva della mia dignità. In poco tempo ho perso ogni rispetto per me stessa, rovinandomi con le mie mani. Mi sono trovata dentro un cerchio chiuso che non avevo la forza di spezzare da sola. E ho fatto spazio nella mia vita non ad uno, ma ad almeno 7 spiriti maligni, distruggendo dentro di me tutto ciò che apparteneva a Dio. E ho fatto tutto da me. Non lo sapevo. Quando t'ho conosciuto non sembravi, cioè io non avrei mai pensato che... Vuoi dire che non sembravo una di quelle? Sì, allora avevo lasciato quella parte della vita alle spalle, era passato oramai. Lo conoscevo già, sai? E ne ho sentito parlare tanto. Dicevano che un rabbì di Nazareth girava per tutta la Galilea e la Giudea per predicare e tanti lo seguivano. Ho sentito che guarisce i malati, restituisce la vista ai ciechi, perfino i morti riporta in vita. Però, quando ho sentito dire che le prostitute e i pubblicani saranno i primi ad entrare nel regno dei cieli, ho pensato, quello è tutto matto. E come l'hai trovato? Una volta, quando mi trovai a Cafarnao, seppi che anche lui era lì. Così pensai che sarebbe stato curioso vedere questo tipo strano. A dire il vero, avevo anche intenzione di tentarlo un po'. Poi lo incontrai per caso, mentre passava per la città con i suoi discepoli. Non lo scorderò mai. Mi guardò e, e nel suo sguardo c'era, non so, è impossibile spiegarlo a parole. Nei suoi occhi c'era l'amore, ma non aveva niente a che fare con il desiderio che spesso traspare dagli occhi degli uomini, no? Lui era diverso. Sai, ci trovammo così a guardarci uno di fronte all'altro. E intanto cominciai a sentire alcuni commenti ironici a riguardo del tipo «Guardate quella lì», ma non importò. Allora lui appoggiò la mano sulla mia testa e disse «Uscite da questa donna». In un istante persi la mia solita sicurezza.
tutto ciò che fino ad ora delineava la mia vita, era la mia vita, in un secondo andò in rovina. E all'improvviso mi sentii come se fossi nuda. Hai mai provato questa sensazione? Io potrei definirla come un'indescrivibile pace nel cuore che non avevo mai provato prima. Tutto questo accadde in un battibaleno. Quasi in una frazione di secondo io chiusi con il passato, capendo che non mi avrebbe sicuramente portata ad essere felice, ma non era mica facile. Alcuni mi cercavano ancora, anche con insistenza, offrendomi alte somme di denaro. Ma ogni volta che mi sentivo triste, mi bastava guardarlo per far ritornare la pace nel cuore. Quanto invidiavo gli apostoli, che potevano stare accanto a lui in ogni momento, osservarlo, parlargli. Quanto erano fortunati. Bella fortuna. Pietro, anche tu qui? Dove sono gli altri apostoli? Non lo so. Se ne sono andati tutti. Sono scappati. Come, voi? Eppure sembrava che nulla avrebbe potuto allontanarvi da Gesù. Stavate sempre insieme, giorno e notte. Eravate così vicini. Ed ora siete scappati? Basta! Non una parola di più. Che cosa dovevamo fare? Sembrava che saremmo stati sempre insieme. Gli ho promesso addirittura di offrire la mia vita per lui. Quando è stato? Già, l'altro ieri. Durante la cena pasquale ci disse che sarebbe stato tradito da uno di noi, che sarebbe stato crocifisso. Non volevamo credergli. Non sarebbe mai successo, dicevamo. Era allora che mi disse che per 3 volte, non una, 3 volte l'avrei rinnegato. Mi sembrò tanto impossibile che non gli diedi alcuna importanza. Dopodiché disse ancora qualcosa a Giuda e quello si allontanò. Avevamo pensato che lo avesse mandato a comprare qualcosa o fosse a distribuire l'elemosina ai poveri. Lui invece... Cosa è successo? Pietro, ci dici che cosa è successo? È stato Giuda a tradirlo. Sapeva benissimo che Gesù dopo la cena sarebbe venuto qui. Così infatti fece, portandosi dietro Giacomo, Giovanni e me. Eravamo stanchi e ci addormentammo subito. Lui andò avanti, arrivando fin qui. Si inginocchiò e cominciò a pregare. Non lo avevo mai visto pregare così intensamente. Guardate. Sangue. Mi sembrava di vedere quella sera il sangue comparire sul suo volto, ma era così assurdo. Poi arrivò Giuda con le guardie dal tempio. Traditore! Se non sbaglio, erano d'accordo che Giuda indicasse Gesù con un bacio. Gesù si rivolse verso di lui dicendo: Amico, perché sei venuto? Non riesco ancora a capire come faceva a chiamarlo ancora amico. Fu preso e condotto dal sommo sacerdote. Ma come? Perché, pensai? L'ho visto comandare ai venti, risuscitare i morti, scacciare i demoni e questa volta lui si fece prendere senza protestare. Non riesco proprio a capire, né prima né ora. Diceva di essere il Messia, il figlio di Dio. Non volevo, non potevo proprio credere. Lo seguì da lontano, sperando che all'improvviso avrebbe usato i suoi straordinari poteri per liberarsi, ma non successe. Cominciai a dubitare e la mia ingenuità prese il sopravvento. Lo condussero fino al palazzo del sommo sacerdote. Dicevano che ci sarebbe stato un processo. Pensai che la situazione stesse precipitando e ebbi paura. Se fosse stato processato a causa dei suoi insegnamenti, sarebbero stati in pericolo anche coloro che gli stavano vicino, cioè noi apostoli. In disparte cercai di osservare il conseguire degli eventi. E poi
una donna che si trovava lì mi chiese qualcosa di Gesù. Ecco che comincia, pensai, rispondendo semplicemente che non ne sapevo nulla al riguardo. Non passò tanto tempo quando un altro mi identificò come uno dei discepoli di Gesù, ma dissi di non esserlo mai stato. Poi qualcuno mi indicò con il dito, convinto di avermi visto insieme a Gesù nel giardino di Getsemani. Allora scoppiai urlando: «Non conosco quell'uomo!» Non so come, ma mi ritrovai accanto al portone che poco dopo attraversò Gesù. Mi guardò e mi tornarono in mente le sue parole dette durante la cena. Non vidi neanche un'ombra di rimprovero nel suo sguardo. Mi guardava sempre con amore. Nei suoi occhi c'era solo amore. L'amore che io rifiutai poco fa. Scappai via. Non potevo guardare, non potevo guardare me stesso. Mi odio! Lui mi chiamò roccia. Avrebbe dovuto dire sabbia che se ne va col vento. Giovanni! Giovanni, che ti succede? Giovanni, svegliati! Pietro, Maria, Maria. Che ti sta succedendo? Lo so, siamo tutti scossi, ma ormai è successo. Non puoi fare nulla. L'ho visto morire. Eri lì, ma erano scappati tutti. Io non ho potuto. Lo amavo troppo. L'ho seguito fino alla fine. Anch'io mi trovavo nel cortile del palazzo del sommo sacerdote. Ti sentì rinnegarlo, ti vidi scappare. Ma io andai avanti, sempre dietro a lui, fino alla fine. Non so descriverlo. Bisognava vederlo. They're dead. Good.
Poi arrivò Nicodemo e Giuseppe di Arimatea. Lo tolsero dalla croce e lo riposero nel sepolcro di Giuseppe. Una grossa pietra fu messa davanti alla porta della tomba e in quell'istante arrivarono le guardie. Allora è la fine. Sì, è la fine. Ed ora è peggio di prima. Forse sarebbe stato meglio non averlo mai conosciuto. Se non ci fosse stato ora sarebbe tutto più facile. Non avrei dovuto soffrire, sentire la mancanza di lui, delle sue parole, della sua bontà, del calore che emanava e dello sguardo pieno d'amore. Credevo che non sarebbe mai più cambiato, che saremmo sempre stati insieme, ma no, dovevano ucciderlo. E questo solo perché il loro modo di pensare era più importante dell'uomo che avevano di fronte. È terribile. Non riesco a credere che sia morto. Diceva di essere il figlio di Dio. E Dio gli ho creduto. Un uomo qualunque non avrebbe mai potuto fare quello che faceva lui. Ma ora è nella tomba. Mi chiedo cosa ancora abbia un senso in questa vita. Me ne torno al cenacolo. Là dovrebbero esserci tutti gli altri. Aspettami, vengo con te. Anch'io devo andare via. Tu vieni? No, io mi fermo qui un altro po'. E poi non ho nessuno da cui tornare. Lasciami sola, non ho voglia di parlare con nessuno. Tutti gli altri sono andati al cenacolo, li troverai là. Maria, Rabbì! Pietro, mi ami? Sì, Signore. Pietro, mi ami veramente? Sì, Signore, ti amo. Pietro, tu mi ami? Signore, tu sai tutto. Tu sai che ti amo. E tu? Mi ami?